Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Abbiamo la carta del Papa. Amici del cancro, può essere un momento dove... Allora, per qualcuno potrebbe essere un corso di studi, per qualcun altro una guida alla quale fare riferimento e per qualcun altro invece questo Papa potrebbe rappresentare dei contratti, delle unioni, magari per qualcuno anche delle convivenze o dei matrimoni. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, c'è il numero di telefono, ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono tre, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia e sempre nella descrizione ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi, uno parte a gennaio ed è live, quindi in diretta, mentre ce n'è un altro video registrato che è più per chi si vuole approcciare al mondo della cartomanzia. Comunque ci sono i video di presentazione sotto, ragazzi. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per dicembre. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli, un re di pentacoli, 4 di bastoni, re di coppe, 2 di pentacoli, 5 di pentacoli, re di pentacoli, tanti pentacoli ragazzi, e 9 di spade. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo quale potrebbe essere il messaggio generale del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti, slegati tra di loro. Poi in un secondo momento andiamo a vedere i vari casi, quindi l'amore, il lavoro, il denaro, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 3, già volato una carta, di pentacoli. Abbiamo un asso di bastoni, un 8 di coppe e la carta della luna. Credo che qualcuno abbia voglia di andare verso nuove mete. Questo asso di bastoni mi suggerisce la volontà di iniziare qualche cosa di nuovo. L'asso di bastoni di solito è un'azione con intenzione, quindi credo che qualcuno qui voglia da un lato stare meglio, dall'altro fare qualcosa per cambiare la situazione. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Diavolo e 9 di pentacoli. L'idea con queste carte è che ci sia qualcosa che vi vincoli. Addirittura diavolo e 9 di pentacoli al contrario potrebbero parlare proprio di dipendenze affettive, ragazzi. Il 9 di pentacoli è una carta che parla di indipendenza, appunto, no? Però, essendo girata al contrario, può parlare di dipendenze e quando c'è il diavolo o, vabbè, o altre carte, può parlare di dipendenza affettiva. O se non è quello, il fatto di non sentirsi liberi all'interno di un legame. Mm? Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Cavaliere di spade e sacerdotessa. Io credo che questo vostro resistere, se vogliamo, perché vi ricordo che il diavolo è la carta della schiavitù volontaria, cioè siamo noi che decidiamo di rimanere in quella situazione, in quella relazione. Credo che qui ci sia come la voglia
di creare come una stabilità, non che qui non l'abbiate, però la sento un po' come una stabilità forzata, sinceramente. Cioè, avete anche la carta della luna, è come se riusciste a vedere solo una parte della medaglia. Io credo che qualcuno qui si stia anche un po' autoaccusando di certe cose, un po' per scarso amor proprio e un po' per questo modo di vedere le cose, di cui ci parla la luna. Andiamo a vedere il re di coppe. Fante di bastoni, eh sì, e cavaliere di coppe. Io ho come l'idea che abbiate bisogno di ritrovare un po' l'entusiasmo. Può essere un entusiasmo di coppia, può essere un entusiasmo per la vita, adesso dipende voi da che situazione personale avete. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, re di bastoni e imperatore. Qui potrebbe arrivare un'offerta da valutare, ma come l'idea che potrebbe essere un'offerta che porta stabilità, eh. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 3 di spade e 2 di spade. Potrebbero esserci dei dubbi durante questo mese, ragazzi, i dubbi su come procedere, i dubbi... Guardate, avete anche un 5 di pentacoli, che anche questa è una carta di carenza e di dipendenza affettiva. Ora, io non dico che siate dipendenti affettivi, però potreste avere magari anche solo delle tendenze, no? Ci sono come degli spettri di, diciamo, gravità, ma non è la parola corretta, della cosa. Però io qui sento che avete la voglia di uscire da una determinata situazione, probabilmente di carenza o di dipendenza o dove non potete muovervi, dove vi sentite con le mani legate letteralmente. Vi dico, c'è la probabilità che arrivi qualche tipo di movimento. Adesso andiamo a vedere il re, abbiamo un 9 di spade e un eremita. Sembra quasi che durante il mese sarete, diciamo così, portati a fare come una riflessione con questo eremita. E c'è anche un 9 di spade. Io credo che inizierete un po' ad analizzare il passato. Ehm, Primo vi aiuta a rendervi conto di tutto quello che avete conquistato. Secondo me, tutta questa introspezione vi aiuterà ehm, a vedere le cose in modo diverso. Mm? Abbiamo anche il 9 di spade, ce l'avete due volte, ce l'avete anche qui. Il 9 di spade è una carta che indica il preoccuparsi troppo per un eventuale futuro. Che cosa vuol dire? Sono successe delle cose nel passato, continuo a preoccuparmi e cerco di non far risuccedere le cose del passato, però in realtà è la carta che io chiamo il risveglio da un incubo, no? Quindi l'incubo è già finito. Però sapete quando vi svegliate che avete fatto un sogno particolare e avete ancora lo stato emotivo di quel sogno? Ecco, il 9 di spade rappresenta quel momento lì. Quindi secondo me si tratta di riportare un pochettino l'attenzione nel momento presente, nella quotidianità, nel qui e ora. Vi dico, qui secondo me con la carta del Papa si tratta di creare nuovi equilibri. Mi verrebbe da dire proprio all'interno della vostra vita in generale, però per qualcuno potrebbe essere all'interno di qualche relazione, magari anche romantica. Va bene. Andiamo a vedere, vi dico, scusate, torno un attimo indietro, il Papa potrebbe anche essere una guida alla quale farete riferimento, potrebbe essere una guida, di solito è una guida spirituale essendo un Papa, Ehm, però ho come l'idea che potrebbe essere un personaggio che vi aiuterà a gestire proprio delle cose nel pratico. Mm?
Allora, parliamo di lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, secondo me qualche cosa potrebbe arrivare. A parte questo Papa, non vedo grandi carte di contratti. Sì, ci sono dei contratti effettivamente, però non so quanti effettivamente potrebbero essere cioè nel lungo periodo. C'è il movimento in avanti, eh? C'è il movimento, c'è questo asso di bastoni, c'è come la voglia e poi qui tenete presente che potrebbe arrivarvi effettivamente qualche tipo di offerta, quindi secondo me qualche cosa riuscirete a trovare entro la fine di dicembre. Non credo che sia qualcosa di stabile, per adesso, poi vedremo a gennaio. Vi consiglio di andare a vedere anche le letture del 2026 che sono già tutte online e le trovate nell'oroscopo, nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e ce n'è una specifica per il lavoro per ogni segno, quindi vi invito ad andare a vedere anche quella. Per le persone che sono occupate, allora secondo me qua ragazzi potrebbe arrivare qualche promozione, qualche aumento di stipendio, qualche nuovo gruppo da dover gestire, qualche nuova magari reparto da dover gestire, c'è qualcosa di nuovo comunque. Non sarà semplice, vi dico che sarà impegnativo, però io credo anche che ce la farete, avete come le capacità necessarie per portare a termine questo compito. E non spaventatevi, avete due nove di spade, non spaventatevi delle, tra virgolette, brutte esperienze che avete avuto nel passato, perché avete anche l'eremita. L'eremita è colui che fa, diciamo, tesoro delle esperienze passate per prendere le decisioni nel presente. Quindi, in realtà, questi due nove di spade potrebbero essere un'arma a vostro vantaggio. Per le persone che sono autonome, secondo me ragazzi, dicembre sarà un buon mese per il lavoro, per stringere alleanze, per conoscere collaboratori, per stabilire nuove regole, per fare come un restyling, dell'azienda. Potrebbero esserci dei nuovi contatti. Sì, ho come l'idea che dicembre potrebbe essere, mi viene da dirvi un uovo da covare, perché rende l'idea, l'uovo ce l'avete, dovete solo stare lì fermi a covarlo, a prendervi cura di questo uovo, diciamo, no? Ehm, Parliamo di soldi. Mese delicato per quello che riguarda la parte economica, ragazzi. Vi dico che potreste dover tagliare delle spese superflue o ridurre il budget magari per fare i regali di Natale, piuttosto che posticipare qualche spesa al mese dopo. Quindi c'è da tenere un po' sott'occhio la parte economica. Se state aspettando premi, soldi, qualsiasi cosa stiate aspettando da un punto di vista economico, mi spiace dirvi che dovrete aspettare ancora. Non vedo arrivare quella cosa lì. Anzi, il consiglio può essere di fare come un restyling delle spese nel mese di dicembre. C'è come un qualche cosa che vi sfugge di mano a livello economico. Quindi se ce l'avete tutto scritto, magari avete meno probabilità di perdervi questo qualche cosa, no? Questa spesa imprevista potrebbe essere ehm, sì, una spesa imprevista, diciamo così. Mm. Per quello che riguarda i progetti, allora, secondo me, ragazzi, qua potrebbero coinvolgervi nel mese di dicembre in qualche cosa di nuovo, in un progetto, diciamo così, alternativo e soprattutto se siete senza lavoro, credo che sia un'ottima opportunità per cominciare a smuovere l'energia e per cominciare, diciamo così, a vedere che cos'altro siete in grado di fare, per iniziare a sfondare i vostri limiti. Insomma, sento che qualche cosa di nuovo effettivamente potrebbe approcciarsi, non vi nego che questo asso di bastoni potrebbe essere complice con questo nuovo inizio.
Se parliamo di relazioni romantiche, allora parliamo di single. Io sento che qui un qualche cosa di nuovo potrebbe iniziare, potreste conoscere una persona nuova. Ehm, Però ho come l'idea che le cose non siano poi così tanto lineari, non siano così tanto trasparenti. Per qualcuno potrebbe essere un collega di lavoro, una persona conosciuta magari durante un viaggio di lavoro, però c'è qualche cosa, ragazzi, che non torna in questa situazione o in questa relazione. Le carte vi consigliano di vivervi un po' la quotidianità per rendervi conto di quali sono i campanelli di allarme, perché qualcuno potrebbe avere come questa tendenza a fuggire da questa persona e invece secondo me sarebbe utile per voi rimanere e osservare le dinamiche della relazione proprio per capire dove vi siete incastrati nel passato, no? Sapete che noi attiriamo un certo tipo di persone per vibrazioni assonanti o risonanti. Finché noi non facciamo un lavoro su noi stessi, la vibrazione che emaniamo è sempre la stessa, di conseguenza anche le persone che attiriamo. Nel momento in cui si fa un lavoro su se stessi, ci si rinforza, mi verrebbe da dire, perché qui il problema, secondo me, principale vostro è l'autostima. Quindi nel momento in cui rinforzate l'autostima, l'amor proprio, insomma, diciamo così, alzate le vibrazioni, anche le persone che incontrate, siccome si incontrano persone per risonanza di vibrazione, anche oh, scusate. Anche le persone che andrete a incontrare avranno quella vibrazione più alta, ok? Ehm, C'è comunque un tema che sarete portati ad osservare, a lavorare, a percepire nel mese di dicembre, ma non sarà un tema di relazione, cioè giustamente avete appena conosciuto questa persona o conoscerete questa persona, sarà più come voi vi ponete davanti agli altri che verrà messo in discussione, ok? Però io ho l'idea che ci sia comunque qualche cosa che non vi convinca. E la stessa cosa vale anche per gli altri gruppi. Cioè, se foste in una relazione, sento che ci sono come delle cose anche qui che non vi convincono. Qualcuno potrebbe non sentirsi libero di fare quello che vuole. Se volete partire per un viaggio, potrebbe esserci il problema del, non lo so, l'altra persona per esempio non ha le ferie quando le avete voi, non ci sono abbastanza soldi per andare in ferie tutte e due. ehm, Non lo so, potrebbero essere dei temi dove non vi sentite liberi di agire come volete. C'è anche un 5 di pentacoli. Sì, per qualcuno è proprio una questione di codipendenza, quindi il fatto di aspettare sempre che sia l'altra persona a decidere, l'altra persona a dettare le regole, bisogna aspettare i tempi dell'altra persona. Ecco, ci vuole un po' più di indipendenza da questo punto di vista, da parte vostra. In realtà avete l'eremita, quindi avete tutte le capacità per creare questa nuova indipendenza, avete anche un re di pentacoli, avete già creato una certa struttura di base dentro di voi. Il re di pentacoli è una carta di abbondanza, di concretezza anche. La sensazione che ho è che, diciamo, tutto questo, questa stesa, quello che vi ho appena detto, sia creato dal vostro modo di vedere le cose. Cioè, può essere vero che non vi sentiate liberi all'interno di una relazione, ma è perché voi pensate di non essere liberi all'interno di una relazione. O perché è successo qualche cosa nel passato, non lo so, faccio un esempio come un altro. Avevate una relazione, siete usciti una sera da soli per conto vostro e che ne so, è successo qualche cosa e avete paura che rifacendo questa uscita solitaria questo qualche cosa possa risuccedere. E questo vi vincola, vi ricordo che avete comunque il diavolo. Soprattutto se siete sposati, sento questa cosa.
E sento anche che molte persone potrebbero far buon viso a cattivo gioco per mantenere l'equilibrio della relazione. Però non lo so quanto vi convenga, perché è come se steste nascondendo una parte di voi, una parte dei vostri bisogni, una parte delle vostre necessità. Vi state acciccando, come si dice in spagnolo, rimpicciolendo. Per le persone che sono in una relazione clandestina, sì, anche qui non è che vedo i fuochi d'artificio, sinceramente, ragazzi. Ehm, Credo che vi possiate vedere in questo mese, adesso dipende se siete in una relazione clandestina, in una relazione a distanza, in una relazione senza etichetta. Comunque sì, vedo come degli incontri. Anche qui mi morderete la lingua. Secondo me ci sono certi temi che andrete piano piano a toccare per vedere un po', però non saranno secondo me affrontati come si deve. Vi porterà un pochettino a chiudervi questa cosa, secondo me, ma perché con questi due nove di spade c'è un qualche cosa del passato che vi preoccupa e continua a ritornare in avanti, continua a venire fuori. A ritornare in avanti non è neanche italiano. Comunque, quello che vi voglio dire è di vivere il qui e ora. Cioè, avete l'otto di pentacoli alla fine della lettura. L'otto di pentacoli è la carta della quotidianità. Quindi da un lato mi viene da dire, prima di fasciarvi la testa, vivetevi la quotidianità con questa persona, dove è possibile chiaramente, perché cioè, vivetevi i momenti che potete vivervi, però rimanendo nel momento presente, nel qui e ora. Cosa fa questa persona per me? Non quello che dice, cosa fa, che è diverso, perché con le parole si incantano tutti. Se parlassimo di famiglia, di anime, quindi parenti, amici, colleghi, potrebbero anche essere i vicini di casa, sento un buon periodo, ragazzi, sento come se c'è proprio unione con tutte queste anime, c'è stabilità e vi dirò che potrebbe anche esserci come un programma, un progetto al futuro. Ci sono certe famiglie che per esempio organizzano le ferie tutti insieme, quindi i genitori, i fratelli, con le mogli, con i figli. Non lo so, è come se ci fosse un progetto di gruppo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Uh. Allora, carta numero 6. Ok, questa carta vi dice che siete come ad un incrocio, ad un punto dove dovete scegliere e parla anche di lasciar andare e secondo me fa proprio riferimento a queste preoccupazioni del 9 di spade. La seconda è una carta numero 8 e vi dice che avete come un'assistenza divina in tutto questo. Effettivamente avete il Papa, quindi il Papa è il traduttore dei messaggi celesti. E parla anche di alleati, però io questi alleati li sento come se li aveste in famiglia. Sì, per qualcuno potrebbero essere gli amici. Andiamo a vedere un mantra da poter recitare. Carta numero 11, guida divina. Sono divinamente guidato. Ma lo siete perché avete anche la sacerdotessa. Il problema è solo come voi vedete le cose. Cioè, la luna si dice che sia una carta di proiezioni perché brilla di luce riflessa, no? Però se ne vede solo una metà, la metà dietro non si vede. E quindi è come se avesse una visione parziale delle cose. E secondo me questo asso di bastoni con questo otto di coppe è un po' perché l'otto di coppe è la carta del ricercatore, uno degli arcani minori come si chiama? Dell'eremita. E io credo che qualcuno di voi andrà a cercare la verità, l'unione delle due verità, perché qua se ne vede solo metà, se ne vede solo una. E quindi il mese di dicembre potrebbe essere veramente
impegnato nel fare come una cernita tra quello che effettivamente è la realtà e quello che invece voi proiettate della realtà, della relazione, di voi stessi. Andiamo a vedere una... Ok, una fatina. Luce interiore. Ed è interessante come questa fatina abbia la luce nei chakra, non so se si vede, e ha anche le mani accese, diciamo così. Si tratta di far brillare la vostra luce interiore. Io credo che qui ci sia un tema con l'amor proprio. Una volta che riuscirete a fare quel lavoro di alzare le vibrazioni, di darvi più valore, di amarvi di più, di capire quando dire no, perché parte dell'amor proprio è anche mettere i paletti, brillerete di luce propria, secondo me, Cancro. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me, basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e diversamente potete anche abbonarvi al canale e anche lì tratto le credenze limitanti e ci sono anche altri temi in realtà di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, si parla di energie sottili, ci sono delle meditazioni per alzare le vibrazioni del campo energetico, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Credo che ci siano anche i link sotto in descrizione, ma non sono sicura. Comunque, io diciamo che ho cercato di creare come una formazione nella parte degli abbonati perché ho condensato tanti anni dei miei studi, li ho condensati e li ho messi a disposizione in quella parte per aiutarvi fondamentalmente nel vostro percorso di crescita e di presa di consapevolezza. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!